Yes, sure. Grazie di essere venuti, nonostante lo sciopero dei treni, che oggi è stato veramente appacchiante di poco. Siamo contenti di dare il benvenuto nel nostro spazio a un artista che per noi è un artista di lunga data, abbiamo collaborato anche ormai da 3 anni, ecco, anche con delle mostre in Slovenia, però presenta un reportage in esclusiva in un progetto molto particolare che è stato anche approfondito moltissimo da Federica Casati, che è la curatrice della nostra organizzazione che se ne è occupata, e del quale siamo qua per parlare questa sera. Quindi vi presentiamo Jane Glynn, irlandese. Thank you. E siamo pronti a parlare un po' insieme di questa mostra, una mostra che ci tocca un po' perché noi veniamo tutti da un territorio che è stato molto danneggiato, ma in cui la storia è veramente scritta, la storia delle guerre mondiali è proprio scritta molto intimamente. Il primo grande corpo di memoria di questa storia è il nostro territorio e nel caso in particolare di questo progetto ci si focalizza molto sulla questione dei fiumi, quindi di come il fiume sia anche lo scorrere della memoria, vedremo tutte queste metafore, e sulla questione della terra, quindi il suolo, che è un elemento che in un qualche modo protegge il soldato, no? La persona che attraversa una guerra, ma anche può soffocare, nasconde anche se vogliamo. Noi abbiamo tanti fiumi sia sul Carso, no? che qua vicino a Piave, e quindi molti dei corpi sono anche immediatamente stati visibili, no? Mentre ci sono altri posti come la Somme, che vedete in alcune foto e video, grande elemento di comparazione, no? Col territorio nostro, dove ancora ad oggi vengono recuperate salme della prima guerra mondiale, quindi c'è una memoria che è veramente incorporata a dir poco all'interno del suolo. Quindi io inizierei subito, senza ulteriori indugi, a chiedere a Jane Glynn qualche elemento biografico. So Jane, please, could you give us some biographical elements to frame your production? As far as the actual physical framing of the... No. Conceptually speaking, to frame your environment in which you grown up as an artist and photographer. Okay. I grew up in the west coast of Ireland, in a county that has a karst region, like the Carso. It covers the north part of the country, of the county. Do you want to... Yes. Quindi è nata nella regione nord-ovest, l'Irlanda, dove c'è una estesissima regione carsica, e quindi già ci svela il motivo per cui era interessata, no, in prima battuta a questo tipo di lavoro. It was a very important landscape in my youth. My father had a darkroom and we used to go on photographic trips to take photographs. It is a very interesting landscape because there is as much underground as there is above. We have only one river that flows to the sea above ground. All other water is underground. C'è un elemento personale che la lega a questo tipo di paesaggio, quello carsico, cioè il fatto che è stato molto importante nella sua adolescenza e nella sua infanzia, perché il padre aveva una camera oscura e spesso andavano a fotografare quindi a questo paesaggio, che è un paesaggio quasi un po' lunare, nel senso che c'è solo un fiume che scorre sottoterra per arrivare fino al mare, e quindi ecco, immaginatevi un paesaggio molto desertico, arido. My career was in commercial printmaking, and I went to study fine art 5 years ago. Okay, so I got my degree in Ireland in 2015, and a master's in art after that, in fine art printmaking. I etch because I love surface and I love investigating what's underneath it, scratching the surface, digging into the surface, and maybe I think that comes from my love of karst landscape, and because there is much underneath the surface as above. Ok, very good. Nice. Quindi lei ha lavorato nelle stanterie per tutta la vita.
e poi è arrivata all'arte, diciamo, quindi soltanto nell'ultimo periodo ha tradotto questo suo amore per le superfici, ovviamente le superfici cartacee, in arte, e ha studiato quindi all'Accademia d'Arte e poi ha preso anche una laurea magistrale, però nel 2015, quindi recentemente ha fatto questo passaggio, e in particolare il motivo per cui crede di essere così legato alle superfici proprio perché è nata in una regione carsica dove c'è tantissimo sotto la superficie che non si vede, e quindi l'idea di grattare, scavare all'interno della superficie per vedere, portare alla luce la ricchezza sotterranea è uno degli elementi che compongono, no, la sua poetica. There is a sense of alchemy, magic, about analog photography, and because when you take the photograph and when you use the film, you don't really know what you're going to get, because you go through a process like fine art printmaking, and at the end of the process you either go, wow, that's good, or so it's the unknown that's really. Ecco, usa principalmente, anzi fa solo fotografia analogica, perché c'è questo fascino nell'analogico che fa sì che tu sia in un qualche modo, anche tu stesso artista, soggetto del processo, che non è mai del tutto certo, quindi questo processo inizia in un certo modo, dopodiché soltanto quando hai la stampa della foto sai se quella foto è bellissima o se invece non rappresenta quello che volevi rappresentare. I'm interested in liminal space, which is like a concept about space, an in-between space. It's like between night and day. It's when change happens, when you cross the threshold into another world or cross a border. Borderlands are kind of liminal spaces. They change. Okay. È interessata agli spazi liminali perché nello spazio liminale c'è il cambiamento, no? Quindi come ad esempio tra giorno e notte è nello spazio nel mezzo in cui succede qualcosa di cambiamento, per cui il suo interesse è principalmente nell'indagine di questo spazio. In particular, I did a lot of research on World War I and trench warfare, because it was the first time that war was not, soldiers were fighting an invisible enemy. They were being bombed. They could not see their enemy. So they were in a liminal space, never knowing when a bomb was going to hit or when they were going to die. It caused huge problems after the war in soldiers settling back into society, because they had been in this unknown space between neither here nor there. Was not good psychological. Ok, quindi uno degli spazi liminali che ha deciso di investigare di più è quello della trincea. Quindi ha fatto moltissime ricerche sulla prima guerra mondiale, proprio perché è stata la prima guerra mai vista, in cui il soldato, la guerra non è stata più fisica. Questa trincea impone il fatto che il soldato combatta un nemico invisibile, quindi arrivano delle bombe, si muore non sapendo quando accadrà, insomma, l'arrivo di una bomba piuttosto che di un pezzo di artiglieria pesante, e questo richiama anche metaforicamente la vita poi della persona che ha passato la guerra, in particolare il soldato, che poi non riesce più a integrarsi nella società nello stesso modo, rimane un po' intrappolato in questo spazio liminale che è tra l'esperienza, diciamo, bellica e la società civile, la vita normale, la vita civile. Ecco, quindi c'è questa metafora molto forte nel suo lavoro. Trench warfare in the Carso was particularly brutal because of the nature of the rock, of the topographical landscape. The rock was already fragmented, and there was a huge increase in the number of soldiers killed, because they were not hit by the soft earth of the Somme, but rock. So, il Carso fu uno dei luoghi in questo senso più crudeli,
perché non solo il nostro carso, ma in generale il terreno carsico è proprio fatto di rocce che quindi non nascondono, si spezzano subito una volta che vengono bombardate, sono dure, quindi anche a caderci sopra, no? Ecco, per cui l'idea che il carso sia stato in assoluto uno dei posti più crudeli proprio per la natura stessa della sua conformazione geografica. Ok, abbiamo avuto una buona introduzione, molte cose sono state svelate. In particolare io avrei voluto chiedere qualcosa di più a Jane rispetto alla sua esperienza sul nostro carso, nel senso che lei viene da un mese di residenza, il reportage che vedete alle pareti, oltre a essere fatto quindi su una particolare casa sulla quale potremmo chiedere qualche spiegazione perché la superficie è importante, ma anche capire come è sviluppato il suo reportage sul nostro carso durante la residenza. So, about your experience during the residency on over Scotland, do you want to tell something or? I had done some research on the internet before I came here on the Carso and possible regions I would like to go to. But when I got to the Carso, I had no idea that it was so colourful and so much vegetation. In Ireland, it is fair. It is two colours. It is grey or it is black when it's wet. But this plant, this red, yes, we were overawed by it. We couldn't. It was like the landscape was bleeding. Quite dramatic, very dramatic for us. Quindi era fatto molte ricerche sul carso prima di partire per la residenza, però quando è arrivata si è trovata un carso molto colorato e pieno di vegetazione, cosa che invece nel carso irlandese non c'è. Il carso irlandese dice due colori, grigio quando è asciutto, nero quando è bagnato dall'acqua, per cui un panorama assolutamente molto piano. E invece nel carso goriziano, che in particolare era il luogo dove la residenza ha preso piede, quindi nella zona del Staccarovere di Puglia per intenderci, ha trovato un carso rossissimo. E questo cespuglio rosso, che è tipico del carso, che è stata per lei qualcosa di molto drammatico perché sembrava proprio sangue, cioè sembrava che il territorio sanguinasse, insomma, in qualche modo. But it caused difficulties because it was very easy to get lost in it. The vegetation was very dense and quite disorientating. There was no landscape features that I could recognise. So we were kind of in a lost space, which was very interesting. Molto interessante il fatto che è uno spazio che lei ha trovato molto disorientante, quello del carso, quindi senza segnaletica da una parte, poi io non so voi cosa ne pensate di questo aspetto, e dall'altra parte anche molto denso come vegetazione, per cui uno spazio dove si sono sentiti molto persi e andavano avanti un po' così a tentoni. We used to. The most interesting places that we found were by just going into the landscape and coming across interesting trenches that had been hidden, or going down into them and getting a sense of the space within them. I have lots of scratches on my legs. And we started to, because we couldn't speak Italian, or we couldn't speak Slovenian. We would identify places by things that had happened or that we recognized. Okay. Quindi è successo che hanno dovuto darsi per capire un po' dove erano, no? Essendo che questi spazi erano sempre molto disorientanti, hanno dovuto, e non parlare italiano né sloveno, darsi un sistema di riconoscimento di questi spazi ribattezzandoli in un altro modo, quindi sulla base di quello che trovavano all'interno cercando questi luoghi, entrando nei cespugli e spesso anche graffiandosi le gambe
ferendosi, però in questo modo sono riusciti a orientarsi. So, the most important places recognizable to people are the Tolmino, the Isonzo River, the Socia, Okay. right? Yes. And Caporetto, Yes. and Mont Saint-Michel. Ecco, quindi per darvi un'indicazione geografica dei luoghi che forse avete sentito anche, no, parlando di storia, la maggior parte delle fotografie che vedete esposte riguardano quindi il Tolmino, il Monte San Michele, Caporetto, che è in Slovenia, e l'Isonzo, il fiume Isonzo, quindi i pedaggi che ci sono sull'Isonzo. Okay. This was one place that we found really interesting. It was built by the Italian army. It's a kind of bench. It's bench, yes. Okay. A winged bench. So it's a kind of place in which to stay relaxed. Yes. Ecco, questo è uno dei posti più interessanti, è una panchina che è stata costruita dall'esercito italiano e quindi è una delle poche architetture costruite anche per stare in relax, diciamo, non per fare la guerra, insomma, all'interno di questi paesaggi. State maturando qualche pensiero, potete dirlo tranquillamente, potete fare domande. Federica, penso che abbia qualche domanda specifica. Sì, io vorrei fare un paio di domande a Jane proprio sulla tecnica utilizzata in questo reportage. Per esempio le chiederò quali macchine fotografiche ha usato, che è una componente importante quando si passa tanto tempo, nel suo caso un mese, in giro per un luogo in cui non ci sono così tante camere oscure a disposizione. Per lei che usa solo macchine analogiche, quindi non ha l'anteprima della macchina digitale, per me è curioso, immagino anche per voi, sapere che tipo di lavoro ha fatto con la sua strumentazione. So Jane, I would ask you about your camera. Yes. The one you have exposed in the other room. Se volete le potete vedere, la portate per noi per questa sera. So what about the place where you bought it? Why you choose those camera especially for the reportage? I thought it was important to use something, cameras that were old and represented photography since World War I. World War I was a time where photography developed very quickly because lenses were used in surveillance, and the technology of photography just increased dramatically. I went in search of cameras that had a very limited set of shutter speeds and apertures, and that would give a feeling of the issues at the time in photography as regards action, and why so many photographs didn't really show war but showed the aftermath. Those who had died, the bombed landscape, and a lot had to do with the availability of only because a lot of the lenses were very simple, and it was trying to work that way. Ok, quindi Jane racconta che voleva scegliere delle macchine fotografiche che avessero quella storia con sé, quindi appartenenti possibilmente al periodo della Prima Guerra Mondiale. E effettivamente le macchine che ha usato risalgono proprio a livello costruttivo agli anni 20 o poco prima degli anni 20. Durante la Prima Guerra Mondiale la tecnologia ha avuto un grande impulso, soprattutto dal punto di vista della fotografia, per il tipo di lenti che venivano utilizzate. Quindi lei ha scelto questa piccola macchina portatile che, se poi andate a vedere, è richiudibile, ha una sola lente, non è particolarmente complicata da usare perché non ha molti scatti al secondo, di conseguenza non ha bisogno di impostarla in maniera particolare. Mi raccontava, se posso aggiungere che ora Jenny non l'ha detto, che la sua difficoltà principale con queste macchine fotografiche è stata la mancanza di luce adatta sul Carso
perché era convinta che a ottobre il sole in Europa, in questa parte d'Europa, in Italia, fosse più alto, e invece si è trovata sempre il sole su un orizzonte molto basso e con tutta la vegetazione. Purtroppo l'esposizione è stata molto difficoltosa, quindi mi diceva è stata una scelta per me importante avere quel tipo di macchinario, però alla fine non è stata una scelta molto saggia in termini di praticità. Jenny, It was very challenging because they are very difficult to focus. You have to know the distance you are from your subject. I could only take a photograph with some cameras if the subject was 2 meters away. They were very difficult. The light was very different here. In Ireland we have a lot of open skies, but because there was so much wood, trees, it really limited what I could do. So that was challenging. Esatto, ho detto proprio quello che vi stavo dicendo io del problema della luce, che è stato molto difficile da affrontare, e inoltre la difficoltà con questa macchina si aggiunge con il fatto che bisogna conoscere esattamente la distanza a cui è il soggetto, quindi sono macchine molto utili per il paesaggio, ma già per i soggetti in movimento non sono adatte, perché non può conoscere esattamente la posizione in cui questi saranno. I took the photographs on film and I developed them here in Italy myself, and I scanned them digitally because I had no access to a darkroom, and I printed them on Japanese paper. Ok, Jane ha sviluppato tutte le foto personalmente, a mano, ha utilizzato un particolare formato di pellicola che non ha grandi dimensioni e non necessita di una camera oscura, ma può essere scansionato con uno scanner digitale fatto apposta per poter ingrandire le foto, anche perché mi mostrava che il negativo appare sempre al contrario del tipo di macchina che utilizza lei, quindi è fondamentale il passaggio dallo scanner. La scelta particolare che si aggiunge a tutte queste scelte è quella della stampa su carta giapponese. Please could you tell me more about the Japanese Japanese paper is, I chose it because it is strong, it's resilient, it's flexible, and it has, I think, very human attributes. It can be quite hairy. It can be the colour of skin, and I felt it would benefit my photographs. It was a suitable medium for these set of photographs. Ok, Jane ritiene che la carta giapponese fosse il medium più adatto per il tipo di reportage che voleva fare lei, perché la carta giapponese è molto forte, molto resistente e ha alcune caratteristiche che la rendono simile a noi e alla nostra pelle, sia per il colore sia per il fatto che lei dice essere leggermente pelosa, quindi ha una caratteristica proprio intrinseca che la lega all'uomo. I think they worked. Okay. I hope. Thank you, Jane. Thank you. Okay. Nel nostro, voi sapete che, o forse no, per cui ve lo dico, noi abbiamo un festival che si chiama Beside Work, e questo è il primo spazio espositivo propriamente nostro di questo festival, che invece tendenzialmente è diffuso, e quindi è diffuso e prende tutta l'area che va dal Mare Adriatico alle Alpi Giulie e il Carso, in Corniciata, quindi tutta questa parte di nord-est. Quando abbiamo creato questo festival l'abbiamo fatto proprio pensando a trattare, se vogliamo, attraverso la forza dell'arte, che è un potere primitivo, simbolico, capace di parlare a ciascuno di noi, indipendentemente dall'idioma che poi parliamo, no? E abbiamo pensato proprio di lavorare nell'idea che l'arte sia uno strumento potentissimo per rielaborare il nostro passaggio di guerra, che nel nord-est italiano è ancora molto presente, nonostante si pensi di no.
E abbiamo quindi il direttore del centro psicanalitico dell'Est Europa che comincia a lavorare con noi, e così anche un'arte terapeuta, la dottoressa Lena, e questi, guardando le foto di Jane, hanno detto che sono come delle tavole di Rorschach, così vi riporto, no, alla fine perché ognuno ci vede un po' qualcosa, no? Hanno questa atmosfera e questo qualcosa di misterioso in fondo che fa sì che ciascuno poi, guardandolo, in un qualche modo venga un po' risucchiato e si perda nei suoi pensieri. Quindi le chiederò cosa ne pensa di questa interpretazione. Dr. Paolo Fonda and Dr. Lena, which are two psychoanalysts and therapeutic people who work in art and therapy, they said, looking at your reportage in song, that it's like a Rorschach table. So there's an atmosphere of a bit of mystery, and so everybody can be focused on a specific detail and lost yourself, be, attracted and start thinking. What do you think about this interpretation? Interesting. The middle photograph, of the three, yes, the avant-garde, as I call it. I was really interested in this particular. I went searching for a trench that belonged to that many soldiers from one town in England had been located, and I'd heard about it. So four of us went to the Somme to look for it. I couldn't walk. I had damaged my hip, so I told people, go look. And the photograph is of my brother when he found the location of the trench. So for me, it was an amazing experience. It was at 6 o'clock in the morning. It was -6, and it was just a very special moment for all of us. Quindi questa atmosfera effettivamente è un po' speciale, è stata anche un momento speciale nel momento in cui scattavano quelle foto. Lei ha cercato l'aiuto di suo fratello perché aveva una difficoltà che gli impediva di camminare, quindi questo reworking, collettivo, no? Nell'ambito della Somme. Mi riferisco al reportage delle 3 foto stampate su alluminio, tra l'altro, tecnica molto interessante che vedete proprio all'ingresso della mostra. Quindi sì, insomma, un po' indirettamente conferma che ci sia un po' questa atmosfera della Rorschach. Invece un'altra cosa che mi ha colpito è la questione del disorientamento. Mi viene in mente che non è l'unica artista che qua ha parlato di questo. Quel video, ad esempio, di Lisa Paglianina ecco, anche loro hanno ragionato proprio su come la memoria del luogo certe volte viene dimenticata dagli abitanti, ma non a caso. È talmente doloroso forse parlarne. Non so se vi è mai capitato di andare in le tipiche gite che si fanno ad Auschwitz e nessuno ti dice dov'è Auschwitz, cioè se ti perdi i locali c'è un rimosso, questo intendo dire, no? Ecco, che forse certe volte il disorientamento dato anche in questi territori, la mancanza di indicazioni è dato anche proprio dal fatto che la memoria è molto dolorosa da affrontare, no? e da aprire verso qualcun altro. Quindi non credo che lei abbia avuto molte interazioni in questo senso con i locali, perché è una memoria un po' difficile. Do you think that maybe the disoriented situation, the lack of indication, could be in a certain sense a mirror of the painful memory that not ever people want to share with accounts and the new generation, for example? I mean, that's also in that video, which is the subject is a concentration camp, and nobody knows where it was. Could be. Do you have some interaction with people? Do you find them helpful? It was really interesting when we were in the Carso, because we didn't have Italian, we didn't have Slovenian, but we drive a right-hand side van, so which we have taken from we have driven from Ireland.
So people wanted to talk to us, but I could get across to them that I was from Ireland, from Carso, Ireland, to hear photograph Carso in relation to World War One. People wanted to tell me their stories, but I couldn't understand. You know, I could see their just wanting to talk. We met one Slovenian man who could speak English, and he was able to tell us that his father had fought in the Yugoslavian army, his grandfather in the Austrian-Hungarian, his other grandfather in the Italian, and I just found it really in relation identity and landscape. You know, when does land become landscape? It's when we attach our history and our memories to it. Quindi ecco, non ci sono stati molti punti di contatto appunto con i locali per via della lingua. Dice che le persone cercavano di raccontargli qualcosa, però era molto difficile comunicare in questo senso. L'unica persona che parlava inglese che hanno incontrato in Slovenia gli ha raccontato la sua storia familiare in connessione a quel territorio, per cui uno dei nonni che combatte per l'Italia, un altro che combatte per l'Ostricheria, un altro ancora per la Slovenia, e questo gli ha dato proprio l'idea di come sul territorio di confine liminale la definizione di cos'è il tuo territorio, cos'è la casa tua, no? Ecco, è anche caduca, se vogliamo, sfuggente, quindi molto interessante in questo senso. Ok. Avete qualche domanda per Jane? Preferite fargliela davanti a uno spumatino? Io direi che possiamo fare così. La nostra Federica è a disposizione per raccontarvi le altre opere che sono state scelte della mostra per essere messe in corrispondenza con quelle di Jane, e noi saremo lieti di adesso offrire un bicchiere e capire un po' cosa ne pensate voi di questa mostra. Grazie. Thank you, Jane. Thank you very much.